Abbiamo avuto modo di parlare su questo canale dei prodotti della Sensibo, integrati ovviamente con un kit, integrati con l'assistente vocale di Amazon, ma oggi andiamo a scoprire invece come poter controllare questi dispositivi della Sensibo direttamente da Home Assistant. Ma tutto questo subito dopo la sigla! Ciao ragazzi e bentornati a un nuovo video targato Mr. Apple. Prima di iniziare con l'argomento di oggi vi ricordo di iscrivervi al canale e di attivare la campanella delle notifiche per non perdere nessun video. Vi ricordo anche i nostri canali Telegram, quelli dedicati ovviamente al mondo HomeKit e al mondo Apple in generale, dove potete trovare tantissime informazioni sui vari prodotti, ma anche aiuto e supporto per quelli che sono i prodotti HomeKit e eventualmente farvi aiutare ovviamente dalla nostra community. Vi ricordo anche il canale invece dedicato totalmente ad Home Assistant, in cui grazie alla comunità molto attiva e molto numerosa potete trovare tutte le informazioni e tutto l'aiuto di cui abbiate bisogno. Ovviamente i link sono in descrizione. Come abbiamo detto nella intro, oggi vedremo come poter integrare tutti i prodotti Sensibo all'interno di Home Assistant. Su questo canale vi ho portato la recensione sia del Sensibo Air, link qui in alto, che permette di controllare i nostri condizionatori appunto tramite il nostro iPhone piuttosto che tramite Amazon Alexa piuttosto che tramite Siri. Ma abbiamo anche avuto modo di mostrarvi il nuovo prodotto sempre della Sensibo, ovvero il Pure, anche di questo link qui in alto, dove potremo praticamente, con il quale potremo purificare, sistemare quindi la qualità dell'aria, e che è un ottimo prodotto molto valido, ma comunque tutti i dettagli li trovate tranquillamente nelle due recensioni. Per quanto riguarda invece l'integrazione con Home Assistant, dobbiamo precisare alcune cose. Non esiste un'integrazione grafica come ormai siamo abituati, ma dovremmo andare ad inserire alcuni codici all'interno del configuration YAML, nulla di particolare ovviamente. Ma prima di installare ovviamente il componente all'interno di Home Assistant dobbiamo collegarci sul sito messo a disposizione direttamente dalla Sensibo per il controllo dei propri dispositivi tramite pagina web. Da qui potremo anche andare o meglio dovremo andare a creare una API key che servirà per effettuare l'autenticazione sul sito. Infatti non serve username e password, ma semplicemente appunto questa chiave che permetterà quindi ad Home Assistant di collegarsi e di inviare tutte le richieste per quello che riguarda il funzionamento dei dispositivi della Sensibo. Una volta che abbiamo creato la nostra chiave, spostiamoci a questo punto su Home Assistant. Come detto, non abbiamo un'integrazione nativa, quindi dovremo andare a modificare, o meglio a inserire le necessarie stringhe all'interno del configuration YAML. Apritelo ovviamente con un header di testo o quello che ho utilizzato, comunque anche tramite gli add-on se utilizzate soprattutto la macchina virtuale come nel mio caso. Dovremo andare semplicemente ad inserire le istruzioni. Quali sono queste istruzioni? Semplicemente andare a inserire Climate, due punti. Climate è il componente che permetterà appunto di andare a gestire questi dispositivi, dopodiché la platform, che è ovviamente Sensibo, e l'API key, che è quella che abbiamo ora creato. Facciamo alcune delucidazioni su questo componente. Se voi avete i Sensibo Air piuttosto che i Sensibo Sky, verranno visti automaticamente tutti quanti all'interno del nostro Home Assistant. Se invece abbiamo dei Pure, dei Sensibo Pure, quindi purificatori d'aria come nel mio caso, questi non vengono esportati direttamente. Prodotto nuovo, diciamo l'integrazione non è stata aggiornata e quindi non viene vista in maniera automatica. Per poterlo fare dovremo andare ad inserire i codici specifici di ogni singolo dispositivo. Come si fa? Semplicemente dopo aver inserito l'API key dobbiamo andare a inserire l'ID, due punti, e poi sotto andare a inserire il codice univoco, ovvero il POD, quello che il Sensibo chiama POD, è un codice alfanumerico univoco che identifica appunto ogni singolo prodotto. Per trovarlo basterà semplicemente, come sempre, andare sulla piattaforma web di Sensibo, andare a selezionare nelle impostazioni avanzate del prodotto e andare a fare la view delle info. Lì ci sarà l'ID di ogni singolo dispositivo, basterà semplicemente andarlo ad aggiungere.
A questo punto verranno visti anche i Sensibo Pure. Questo è anche un modo, ad esempio, se abbiamo più di un Sensibo Air, per decidere quale far visualizzare e quale no, se non volessimo farli inserire tutti quanti. Questo appunto va a scremare o comunque far visualizzare tutti i dispositivi o meno che sono agganciati a quella API key. Per cui, se avete un Sensibo Air come nel mio caso, dobbiamo andare ad inserire sia il codice del Sensibo Air, perché altrimenti non verrebbe visto, che quello del Sensibo Pure. Potete metterne quanti ne volete, come detto, e una volta che abbiamo inserito quindi gli ID dei due dispositivi, 3 dispositivi, 4 dispositivi, quello che siano ovviamente, basterà riavviare il nostro Home Assistant e avremo i componenti, le entità dei prodotti Sensibo. Come funzionano? Allora, per quello che riguarda il Sensibo Air, ma anche per il Sensibo Sky, l'integrazione è piena, quindi potremmo andare a controllare la temperatura, potremmo andare a decidere se mandarla in automatico piuttosto che solo freddo, solo caldo, quanto modificazione e quant'altro, quindi abbiamo il controllo completo di quello che è il Sensibo Air. Per quanto riguarda invece i purificatori, come detto, non è stata aggiornata ancora l'integrazione, quindi viene visto all'interno di Home Assistant, ma viene visto semplicemente anche questo come un termostato, quindi purtroppo avremo la visualizzazione della temperatura, anche se a 0 e sarà fissa sempre a 0, e poi un semplice pulsante di accensione, di spegnimento del dispositivo. Non ci sarà modo di attivare o disattivare il booster, non ci sarà modo di regolare la velocità della purificazione dell'aria, quindi se bassa o alta, ma questa verrà gestita direttamente dall'interfaccia web della Sensibo. Quindi, ad esempio, se il booster è attivo resterà attivo, se la velocità della ventola l'ultima volta che era acceso il nostro purificatore d'aria era alto, verrà acceso ad alto e non potremo spostarla in basso. È purtroppo una limitazione attuale, non so se l'integrazione verrà aggiornata o meno, ma attualmente possiamo fare quello. È sicuramente molto comodo, perché se vogliamo integrare all'interno di una scena quando noi usciamo di casa e quindi spegnere i dispositivi, sicuramente almeno questo può essere fatto. Possono essere poi dopo gestite anche tramite automazioni con altri sensori direttamente da Home Assistant, ma questo viene svolto da Home Assistant e non ovviamente da Sensibo. Questo è l'argomento di cui abbiamo parlato oggi. Se il video vi è piaciuto, come sempre vi ricordo di mettere un like e di condividerlo, anche perché ci permetterà di crescere come canale, di portare contenuti sempre maggiori, e noi ci vediamo a un prossimo video. Ciao ragazzi!